Oggi vi parlerò del romanticismo e questo è un po' un video con cui voglio anche dare un taglio diverso alle arte esplorazioni. Non sentirete solo la mia voce, ma cercherò di vincere un po' di timidezza e di parlarvi direttamente davanti alla videocamera. Il romanticismo, partiamo quindi con il romanticismo, una corrente di pensiero che mi ha sempre molto affascinato. Ha dato origine ad opere straordinarie sia in pittura che in letteratura, che in poesia, anche nella musica. E quindi oggi ve ne parlerò, per cui via alle domande. Il romanticismo è talmente vario nelle sue manifestazioni che è impossibile dare un'unica definizione, ma sicuramente elemento dominante fu la fiducia verso l'esperienza individuale. Il romanticismo è una nuova visione del mondo, un atteggiamento mentale diverso. Si è espresso in varie forme come la letteratura, la musica, la scultura, la pittura, la poesia e in un certo senso in architettura anche lo ritroviamo. Non è facile incasellare questo movimento, come pure gli artisti che ne fecero parte, che lo attraversarono in tutti i suoi campi culturali. Quasi per definizione, i principali artisti romantici sono molto diversi tra loro. Blake e Turner in Inghilterra, Delacroix e Géricault in Francia, Friedrich e Rung in Germania. In musica vengono definiti romantici quasi tutti i compositori dell'Ottocento, da Beethoven a Strauss a Verdi. In letteratura invece il fenomeno è ristretto ad alcuni scrittori attivi nei 2 o 3 decenni a cavallo di 7 e 800. Questa specie di movimento, che in realtà non fu proprio tale, nacque alla fine del Settecento e si estinse a metà del XIX secolo, ma in senso più ampio possiamo dire che lo spirito romantico sopravvisse più a lungo. Di volta in volta rappresentò una rivolta contro il conservatorismo, contro la moderazione e la falsità. Si reincarnò in artisti che diedero grande spazio all'immaginazione nell'espressione artistica. Il romanticismo non mirò mai a fondare uno stile unitario e normativo, ma si diffuse nei vari paesi, assumendo linguaggi diversi che vanno dalla realizzazione di opere di intimo raccoglimento alla rappresentazione di eventi spettacolari, carichi di pathos. In Germania le idee romantiche si concentrarono nel far emergere il legame armonico tra uomo e natura. In Inghilterra, verso il 1770, si manifestò una tendenza al fantastico, ma il romanticismo si diffuse anche in Francia, in Italia, nei paesi del nord Europa e anche negli Stati Uniti, in cui si manifestò nella pittura di paesaggio, quello americano, visto come paradiso terrestre. Il romanticismo si oppose al razionalismo dell'illuminismo e allo stile composto del neoclassicismo. In generale possiamo dire che il romanticismo è un po' il polo opposto del classicismo. I romantici esplorarono i valori dell'intuizione e dell'istinto. All'eloquenza dell'arte neoclassica opposero un tipo di espressione più privata. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!